Buonasera. In realtà la mia storia inizia prima del cinema, dopo 20 anni passato sui palchi un po' come danzatrice, poi gli studi di teatro e già lì avevo capito che preferivo stare nel backstage o in platea. E poi un mio professore di economia della cultura mi disse facci caso, quando in sala durante uno spettacolo uno spettatore applaude a caso, bisogna essere felici perché è entrato, vuol dire che è entrato uno spettatore nuovo. E io in quel momento ho capito che in effetti, più che l'ambito culturale dove avrei lavorato, ero interessata alla centralità di questo spettatore, di queste persone, e all'idea di fare e far fare esperienze nuove alle persone. E mi sono resa conto che questo capita tanto più quando esponi le persone a mondi e storie con cui non dialogano normalmente. Quindi da lì in avanti connettere mondi e storie che normalmente non parlano tra loro è diventata un po' la mia missione. Come questo si concilia col cinema era difficile da immaginare, perché il cinema si presenta come un sistema molto chiuso, dove per un tempo lungo, cioè mediamente 3-5 anni, gli autori stanno chiusi nelle loro segrete stanze o le troupe stanno chiuse dentro gli studios. Si presenta come un sistema ipergerarchizzato, ipernormato, quindi rende molto difficile l'idea di confronto e dialogo, una relazione orizzontale, destinato solo ad addetti. E poi alla fine è un sistema mediato, perché anche nel momento in cui il prodotto cinematografico incontra il suo pubblico, c'è uno schermo, sempre più piccolo peraltro, dalla sala alla televisione agli smartphone, e sempre più individualizzato come esperienza. Quindi quando la mia società ha cominciato a occuparsi di produzione cinematografica, o cambiavo lavoro o cambiavo il mio modo di vedere la produzione cinematografica. E per fortuna un po' di studi e un po' di esperienza all'estero ho incontrato quello che viene definito impact producing, impatto, produzione di impatto. Oggi parliamo moltissimo di impatto, impatto sociale, impatto culturale, impatto economico, impatto ambientale, ma torniamo indietro a questo impatto senza aggettivo, cioè da definizione di vocabolario. L'impatto è uno scontro, un urto, una collisione tra due corpi che dà origine a una trasformazione della loro forma. E già a me questa definizione intriga, perché da un lato è chiaro che implica il rischio di farsi del male, ma sottende la necessità di quell'incontro. Nella letteratura della produzione di impatto straniera in genere si parla di impatto legato alla produzione di grandi documentari, di storie del reale che riescono a intercettare sentimenti, necessità, istanze che poi, se ben veicolati e ben riusciti, effettivamente comportano la trasformazione dei comportamenti delle persone, anche vanno ad incidere, a impattare su delle politiche, e quindi tutto questo è meraviglioso, ma nel mio mondo ideale e anche in quel mondo che ho iniziato a cercare di plasmare col mio lavoro, l'impatto può essere applicato a qualsiasi tipo di film, quindi anche ai film di finzione, non per forza al cinema documentario, e non deve essere applicato solo in quella fase finale in cui il prodotto cinematografico incontra il suo pubblico, ma può accadere anche nelle fasi precedenti, in tutte le fasi. Se spacchettiamo la produzione cinematografica, lunga 3-5 anni, in tanti piccoli momenti in cui il mio obiettivo principale è capire dove io posso incontrare l'altro, ecco che dalla lettura o scrittura di un soggetto alla notte degli Oscar, ho diverse occasioni per farlo. Lo posso fare in scrittura, quando tiro fuori dalle segrete stanze gli autori e gli chiedo di confrontarsi con qualcuno che è esperto
delle storie di cui loro parlano. Se ci pensate, la maggior parte del cinema contemporaneo, soprattutto quello d'autore, parla di storie del reale, anche all'interno della finzione. Allora, se queste storie, magari individuali e locali, vengono fatte fiorire da bravi produttori e da bravi autori, grazie a questo scambio, beh, è già un inizio per creare un dialogo e trasferire dei saperi, no? Tanto più questo succede in fase di produzione, quando fuori dagli studios, fuori dalle segrete stanze, porti 30, 50, 100 persone e chiedi loro per prime di predisporsi a questo impatto, a questo confronto, di uscire un po' dai loro schemi, dalle loro professionalità ipercodificate e cercare soluzioni alternative, aprirsi alla contaminazione e all'impatto. Questo non significa sottostimare la professionalità specifica di chi fa il cinema, ma iniziare da dentro a impastare la finzione con la realtà, chiedendo appunto a chi sta facendo il cinema di farsi attraversare dalla realtà che racconta. Perché la realtà ancora trova nel cinema una fascinazione e uno strumento per amplificare poi le proprie competenze e i propri valori. Quindi da questo scontro, da questo confronto, a volte anche da questo conflitto, esce qualcosa di buono, esce qualcosa di vitale, soluzioni alternative, si trasferisce un valore da un sistema produttivo a un altro e questo è impatto. E si comincia soprattutto a creare quel pubblico che oggi sembra un po' mancare, soprattutto dalle sale cinematografiche. Quindi in realtà la produzione di impatto non è che è la soluzione a tutti i problemi e agli ostacoli che una produzione cinematografica, specialmente indipendente, oggi si trova ad affrontare, ma sicuramente è un filtro, una lente o degli occhiali che noi possiamo vestire per modificare dei processi produttivi codificati e cercare di ritrovare il focus del nostro lavoro, che è incontrare il pubblico e incontrarlo profondamente, quindi cercare di trasformarlo con l'esperienza di visione. Vi faccio un esempio per uscire da questa spiegazione che può suonare astratta. Ho una storia che devo realizzare in un territorio remoto, in montagna, e devo realizzare un oggetto di scenografia. A quel punto potrei decidere di rivolgermi a un grosso studio, un grosso centro industrializzato che magari si trova a centinaia di chilometri di distanza da quel luogo, oppure, il che vorrebbe dire aggiungerci dei costi di trasporto, dell'impatto, quello negativo, quello ambientale, e invece potrei anche pensare di rivolgermi magari a un artigiano locale e potrei accettare che lui ci mettesse un po' più tempo, però magari farebbe anche un lavoro un po' più di fino. Potrei accettare di spendere anche un pochino di più, tanto risparmio i costi di trasporto, e anche se spendessi un pochino di più o uguale o magari pure meno, comunque avrei cambiato qualitativamente la natura di quel centro di costo che comunque a livello quantitativo avevo già in budget, quindi avrei fatto un impatto economico. E magari quell'artigiano non era mai entrata al cinema negli ultimi 40 anni, ma proprio perché sa che in quel film ci sarà il suo manifatto, ecco che torna al cinema e magari c'è di fianco l'amico che quando vede l'oggetto di fianco alla faccia dell'attore particolarmente noto gli dà di spalla, gli fa la battuta, scatta l'applauso e lì io so che è entrato un nuovo spettatore e avrei già fatto il mio lavoro, però pensate che magari è andata a vedere un film
non è un documentario appunto che magari parla di artigianato artistico, è un film di finzione che magari ha tutt'altra storia, che quella persona non si aspetta, è una storia di riscatto sociale, è una storia che lo fa inaspettatamente ripensare alle sue scelte. Magari lui ha cominciato a fare l'artigiano proprio per riscattarsi da un inciampo, da un imprevisto avuto in una fase precedente della sua vita, e tutto sommato ci rifletterà e dirà non è stata una scelta sbagliata, e magari suo figlio, che intanto è partito per la città per andare a cercare successo, magari nel cinema, in qualche modo riedifica il lavoro di suo padre, proprio perché ha visto quell'oggetto che lui ha realizzato di fianco a quell'attore. Ecco, capisco di essere un'inguaribile romantica, però mi piace pensare che a ogni azione che noi mettiamo in campo, anche la più rutinaria, conseguano delle reazioni. E quelle reazioni sono meravigliosamente impreviste, e anche le stesse ricette della produzione d'impatto non sono mai le stesse, perché è la singola storia che ti dice che tipo di strategie di incontro con l'altro puoi mettere insieme, ed è la stessa storia che ti dice chi è il pubblico potenziale di quella storia, che tu vai a cercare come persona, non come massa clusterizzata da un algoritmo, no? E lì generi impatti diversi, possibilmente imprevisti, possibilmente sorprendenti, e questa poi è anche il lato, come dire, un po' problematico ora della produzione di impatto, proprio perché dice è difficile da misurare, anche perché spesso non sai cosa cercare e non sai quanto tempo ci metterà l'impatto a mostrarsi, probabilmente molto di più di quanto ti chiedono i tempi di rendicontazione dei fondi che hai utilizzato. Ma questo non significa che non ci sia quel tipo di impatto, non significa che non ci siano queste implicazioni che agiscono sul singolo, come agiscono su delle intere comunità locali o tematiche che magari per la prima volta hanno visto trasposto su uno schermo una storia molto intima, molto personale, ma che ha trovato, proprio grazie allo strumento cinema e al processo produttivo, una nuova voce e una dimensione universale che prima non aveva. Gli ha dato una voce la produzione cinematografica. Allora, se noi produttori non prendiamo il tempo per non solo cercare queste storie piccole, rare, uniche, ma anche per cercare i modi altrettanto, magari piccoli, ma sicuramente unici e individualizzati per produrle, ci troveremo sempre più spesso davanti a film che ci sembrano sempre la riproposizione della stessa storia, o dello stesso modello sociale, o dello stesso stereotipo, un cinema che si serializza anche quando non è una serie, e un cinema che rischia di perdere il pubblico invece che trovare quello spettatore in più. Allora, viceversa, sono quelle piccole rare storie che tutte insieme vanno a creare la cosiddetta diversità culturale, il pluralismo, quel qualcosa che gli algoritmi stanno rischiando di far appiattire su delle metriche esclusivamente commerciali, che sono legittime, ma lasciandoci credere che l'unico prodotto di successo è quello che incontra quelle metriche. Mentre invece non è detto che un film che non incontra quelle metriche e non vince l'Oscar comunque non abbia trovato ragione d'essere e ragione di essere stato prodotto. Anche perché nessuno mi convincerà che sia possibile, anche col miglior sistema analitico, definire che cosa vorrà vedere uno spettatore fra 3-5 anni, no? A meno che io quello spettatore non lo sia andata a cercare durante il processo produttivo, non l'abbia ingaggiato, non l'abbia coinvolto, non l'abbia emozionato e mi sia emozionata io mentre producevo quella storia. A quel punto, se poi soddisfo anche l'algoritmo o vinco l'Oscar, è un valore aggiunto, ma non è l'unico. Allora,
capite che usare questa logica di impatto funziona nel cinema, può funzionare nel cinema, ma può funzionare in qualsiasi mestiere, perché ha a che fare con la responsabilità sociale individuale che abbiamo come produttori, come artigiani, come ingegneri, come imprenditori, come esseri umani, e questo per me continua a fare la differenza. Il che non vuol dire che non sono interessata a come funziona il sistema cinematografico mainstream, che non sono interessata al giudizio dei critici, che non sono interessata a lavorare con le piattaforme o a vincere anche l'Oscar prima o poi, ma soprattutto chi lo vince e chi lavora con le piattaforme e chi ha più mezzi deve porsi le stesse domande di come ha seminato nei 5 anni precedenti, di come ha lavorato su se stesso, sulle sue truppe, soprattutto su quello spettatore che magari davvero applaudirà a caso. Grazie.